a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Finalmente oggi riesco a tornare in sella al mio amato Raptor. Infatti dovete sapere che a seguito di una serie di intoppi ho dovuto sospendere momentaneamente la produzione di video. In primis il problema al carburatore, di cui parlerò più avanti, si è protratto un po' più a lungo del previsto. Inoltre poi una serie di vicissitudini familiari, lavorative e fortunatamente anche le ferie hanno fatto sì che il tempo libero a mia disposizione fosse veramente poco. Tuttavia oggi ho parecchie ore a disposizione e voglio approfittarne per fare un itinerario che non ho mai fatto, l'ho pianificato solamente tramite Google Maps. Dovrebbero essere circa una quarantina di chilometri di strade bianche e ovviamente pianificandolo con Google Maps non si sa mai, perché vedere il percorso dal satellite è una cosa, poi farlo di persona è tutt'altra cosa. Rallentiamo per non spaventare i cagnolini. Da qua dovrebbe iniziare il percorso vero e proprio, dovrebbe esserci una sorta di discesa. Ok, penso sia questa in realtà. Vediamo un po' dove ci porta. Ok, qua si è aperto. Che spettacolo, bellissimo. Non so se potete vederli, giù ci sono due ragazzi che fanno enduro con la moto. Ah, che spettacolo ragazzi, veramente bellissimo. Beh, direi che qua di posto ce n'è per sbizzarrirsi. Proviamo a esplorare un po' questa zona di ghiaione e poi proviamo a continuare il nostro itinerario.
Ok ragazzi, io ci provo. L'acqua non sembra altissima. Purtroppo qualche remora perché sono da solo, ho perso i miei compagni di viaggio, 2 ragazzi con la moto, e ovviamente queste cose è meglio sempre non farle da solo, però quando mi ricapita. Grande Raptor! Beh, alla fine non era altissimo, effettivamente era super fattibile. Ragazzi, ma che divertimento, incredibile. Bene, esploriamo anche questo ghiaione. Questo è visibilmente meno battuto del precedente, ci si riesce ad accedere solo quando l'acqua è molto bassa. E ovviamente, come sappiamo tutti, questo è un periodo di siccità eccezionale. Effettivamente non so per quanto tempo possa essere accessibile questo isolotto e quindi sono contento che ne ho approfittato. Resti di una barca affondata probabilmente. Sto seguendo sempre la traccia di prima, però qua forse ci addentriamo un po' troppo. Secondo me è meglio tornare indietro. Come vi dicevo prima, sono completamente da solo e questo tipo di esplorazioni è sempre meglio farle in 2, non si sa mai cosa può succedere. Rimanere a piedi qua in mezzo non deve essere molto piacevole. Attenzione, qua c'è un altro passaggio, vedo. Potrebbe essere che si riesca a passare anche più in là, chi lo sa. Intanto vedo i 2 ragazzi in lontananza con le moto da cross. Sono passati anche loro probabilmente dal guado che ho fatto prima. Vediamo un po' se riesco a raggiungerli. Forse è meglio alzarsi in piedi. Bene, è il posto dove in realtà non volevo passare prima, ma dai, siamo in 3, quindi mi sento un po' più tranquillo. Incredibile quanto è alta quest'erba. Siamo sicuri, ragazzi?